Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo un nuovo progetto ed anche una nuova collaborazione con un'azienda che si chiama Borgo dei Pazzi. In descrizione troverete il link per accedere al kit per poter realizzare questo progetto, ma andando nella pagina troverete tantissime altre cose per dare libero sfogo alla nostra creatività. Per cui a questo punto iniziamo subito. Come vi ho già accennato in precedenza, tutti i materiali che vi mostrerò in video li potete acquistare sul sito Borgo dei Pazzi. Troverete il link in descrizione per acquistare il kit completo per appunto realizzarla identica a quella che vi mostro, al limite potete cambiare anche il colore. Infatti, a proposito, io qui ho la cartella colori, si chiama Inda, quello che utilizzerò oggi, è Made in Italy. Il cordino è riciclabile e si presenta in rocche da 500 grammi. Vi faccio vedere che anche per quanto riguarda le tonalità ci possiamo veramente sbizzarrire, per cui non avete che da dare un'occhiata. Per quanto riguarda ciò che ci servirà invece per questo progetto, io ho scelto il colore lilla, una sorta di lilla molto forte, Inda. Le rocche si presentano da 500 grammi, il cordino è molto morbido alla lavorazione, ma nonostante questa morbidezza il lavoro verrà abbastanza sostenuto. Come uncinetti vi potete orientare tra il 3 e il 4, io ho scelto il 3,5 perché facendo delle varie prove diciamo, mi soddisfa moltissimo appunto lavorare il cordino Inda con il numero 3,5. Abbineremo questi due manici in legno e poi vi mostrerò durante il video come poterli cucire alla nostra borsa. Circa 1,20 m di catena in acciaio e 2 moschettoni per poterla agganciare ai laterali della borsa, per cui ci possiamo armare di tutto e iniziamo subito il tutorial. Iniziamo la lavorazione della nostra borsa realizzando 57 catenelle. Io mi sono già portata avanti con il lavoro. Dopodiché torniamo indietro, quindi questo qua è un passaggio molto semplice, torniamo indietro con dei punti bassi su tutte le maglie disponibili, per cui avremo 56 punti. E facciamo questo lavoro fino ad arrivare all'ultima. Completato il giro, catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo procedere con la riga di ritorno. Per tutta la lavorazione del pannello dobbiamo lavorare punti bassi preso in costa dietro, quindi anziché entrambe le asole dobbiamo puntare in questa qui più interna, vedete? E semplicemente, quindi con questo punto basso in costa, tornare indietro e realizzare i nostri 56 punti bassi. Lavorando in costa gli diamo una sorta di movimento al pannello, per cui ci rivediamo alla fine del giro per vedere ancora insieme un altro giro. Ho completato anche il secondo giro, stessa cosa, catenella già fatta, voltiamo il lavoro e continuiamo sempre lavorando in costa, quindi quella più esterna, lasciando libera quella davanti che gli darà appunto il disegno, un po' di movimento al pannello della nostra borsa. Ed ecco poi come si presenterà il lavoro. Adesso non ci resta che realizzare tutto il pannello, arriviamo fino a 55 cm e ci rivediamo col pannello completo per vedere come procedere. Ed ecco il pannello completato, quindi sarà largo 33 e lungo 55 cm. Io ho già effettuato anche il giro di punto basso tutto attorno e negli angoli, mi raccomando, nello stesso punto un punto basso, una catenella e un punto basso e poi in tutte le strisce il punto basso. Qui ho creato già lo spazio dove andremo poi a mettere i laterali che ancora dobbiamo fare, però io già mi sono trovata i punti.
Adesso noi dobbiamo andare a creare la particolarità, il volà laterale di questa borsa. E adesso noi che cosa facciamo? Allora, ci agganciamo, allora, subito dopo la catenella, quindi lasciamo libero, anzi scusate, qui c'è il gruppo catenella, scusate, punto basso, catenella e punto basso. In quello immediatamente successivo, stavolta, anziché prenderle tutte e due, dobbiamo andare a lavorare in costa davanti, quindi lasciare libera la costa dietro, perché sarà attraverso questa costa dietro noi dobbiamo andare a creare le cuciture, ma andiamo passo per passo. Intanto, quindi lasciando il gruppo, questo qui non lo contiamo, ci andiamo ad agganciare prendendo la costa davanti e ci agganciamo con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo creare dei punti alti doppi. Allora, il primo viene sostituito da 4 catenelle e nello stesso punto ne dobbiamo andare a fare altri 2, perché in ogni punto dobbiamo creare 3 punti alti doppi per creare appunto questo effetto di volà. E allora, doppio filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e mi raccomando prendiamo solo la costa davanti, andiamo a creare il secondo punto alto doppio ed anche il terzo, ed ecco il primo gruppo completato. Andiamo avanti, stessa cosa, mi raccomando solo la costa davanti, quindi quella dietro lasciamola, e facciamo un altro gruppo, sempre di punti alti doppi, ed ecco anche il secondo gruppo completato. Man mano che poi andiamo a lavorare, essendo che ci sono tantissimi aumenti, darà quest'idea del volà. Ne facciamo qualche altro insieme, mi raccomando la costa davanti, quindi 2 e 3, ne facciamo un'altra ancora, così si comincerà a intravedere appunto questo effetto. 1, 2 e 3. Ed ecco che inizia a intravedersi poi l'effetto finale. Per cui, vedete, lo andiamo a realizzare per tutto il pannello e sempre da questa parte lasciamo il gruppo sempre catenelle, punto basso, catenelle e punto basso e ci fermiamo a questo punto. La stessa cosa andiamo a ripetere sull'altro laterale, partiamo da qui al solito, tralasciando questo gruppo, quindi partendo da qui, e facciamo la stessa cosa, gruppi di 3 punti alti doppi in ciascuno delle coste e sempre costa davanti, perché quella dietro, ripeto, ci servirà per la cucitura della borsa, perché ci saranno anche i laterali. Ci rivediamo non appena abbiamo completato questi 2 giri e vediamo insieme come fare i laterali. Ed ecco anche i 2 volà laterali sono stati realizzati, anche perché nel momento in cui noi andiamo a girare la borsa e ripiegarla, ecco quale sarà l'effetto. Adesso invece ci occupiamo di realizzare i laterali, che sono realizzati esattamente come il pannello, ma io adesso ve lo mostro. La striscia da realizzare sarà lunga 27 cm e poi con il contorno diventerà anche di 5 cm come profondità. Allora, creiamo 8 catenelle e torniamo indietro, quindi andiamo a realizzare 7 punti. La realizzazione sarà identica, come dicevo prima, al pannello frontale, quindi lavoreremo in costa dietro. Adesso arriviamo al punto ed ecco le nostre 7 maglie. Quindi, come fatto precedentemente sul pannello, catenella, voltiamo il lavoro
e sullo stesso punto andiamo a cercare la costina sul retro e andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto sul pannello. Faremo giri di andata e ritorno tutti quanti in costa e alla fine di questa lavorazione faremo anche qui il contorno, quindi il contorno di punti bassi, mi raccomando negli angoli, nello stesso punto, punto basso, catenella e punto basso in tutti i 4 angoli, e ci rivediamo per vedere come cucire questi pannelli, quindi scusate, questi laterali al pannello della borsa. Ed ecco la borsa già a buon punto. Io ho cucito il primo laterale, vedete? Adesso vi faccio vedere nel dettaglio come cucire pure il secondo. Io mi sono già agganciata a questo punto e adesso vi faccio vedere che appunto tramite le costine che abbiamo lasciato possiamo andare a cucire il nostro laterale. Allora tolgo questo che è il mio segnale. Allora cosa faccio? Vado nel primo punto, nella prima costina, vedete che abbiamo lasciato, e prendo anche da questa parte solo la costina esterna. Vedete? È un lavoro che ho fatto anche qui. Quindi cosa facciamo? Inseriamo, ovviamente scusate, dovete utilizzare un ago tirafettuccia, sempre con lo stesso filato andate a creare le cuciture. Fatto il primo punto, io cosa faccio? Vado nella seconda costina, nel punto successivo, quindi sempre da sotto, per cui anziché fare avanti e indietro in questa maniera, andiamo a creare una cucitura che è più carina, ma soprattutto è più resistente. Quindi tiriamo per bene e andiamo avanti sempre sulla costina che abbiamo lasciato e quella di fronte. Questa cucitura l'avete già vista tantissime volte sui miei tutorial, che ripeto, oltre ad essere molto carina è anche resistente. Quindi tiriamo per bene, andiamo avanti. Il numero dei punti tanto è uguale perché avendo rifatto lo stesso pannello, quindi siamo anche sicure di avere lo stesso numero di maglie, per cui tiriamo per bene e continuiamo la nostra cucitura. Facciamo un ultimo punto, quindi mi raccomando costina esterna e costina esterna, ed ecco come si presenterà. Questo è il risultato finale. Noi adesso cosa facciamo? Completiamo tutta la cucitura del laterale e ci rivediamo per farvi vedere come cucire i manici. Completate anche le cuciture dei laterali, adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo passaggio, cucire i manici sul corpo borsa. Ovviamente già uno io l'ho fatto, adesso vi faccio vedere nel particolare come seguire quest'ultima operazione. Io ho già messo dei segnali, allora qui mi sono già agganciata. Io cosa faccio? Prendo la misura del manico, quindi so che devo partire da questa riga, lascio 8 maglie libere e arrivata alla nona io mi inserisco e mi devo inserire, io ho scelto di inserirmi sotto la solina in costa, qui dentro, qui ho segnato dove poi mi andrò a introdurre per essere sempre 8 punti per essere poi il manico bello dritto. Quindi io cosa faccio? Mi sono inserita, quindi mi sistemo per bene il manico, dopodiché io mi vado a inserire dove ho fatto il mio segnale. Ciò che vi voglio dire è che in ogni asolina dovete entrare 3 volte, quindi ripetere questo passaggio 3 volte per ogni asola, perché così verrà bello fitto il lavoro. Quindi poi ve lo spostate il manico. Adesso nuovamente rientriamo nello stesso punto, estraiamo il filo, se serve ce lo sistemiamo per bene, rientriamo nello stesso punto dove siamo entrati prima. Questo già è il secondo. Cercate anche di prendere un bel po' di filo perché ve ne servirà abbastanza. Quindi io per la terza volta
entrerò in quest'asola, estraggo e sempre nello stesso punto mi vado a fare il terzo. Poi qui ce lo andiamo sistemando in maniera tale che viene, ecco fatto. Proseguiamo, facciamo ancora un altro punto assieme. Punto successivo, sotto l'asola entro, estraggo, io vado nel punto successivo ed eseguo la stessa operazione. Questo è uno, sposto, secondo punto, nello stesso punto io mi aggancio e ripeto l'operazione un'altra volta, sempre sotto la stessa asola. Quindi questo lavoro adesso lo dobbiamo fare per tutte le maglie, vedete che così viene senza spazio. Lo faremo fino all'altro punto, quindi questo ce lo spostiamo, lo facciamo fino a questo punto e ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questo passaggio. Ed eccola completa. Ho cucito entrambi i manici, ho inserito i moschettoni, tracolla ed eccola pronta. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando andate a guardare sul sito Borgo dei Pazzi perché, come vi ho già detto, troverete veramente tantissime cose e in descrizione vi ricordo che c'è il link per poter acquistare il kit per realizzare questa bellissima borsa, per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.